Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi voglio raccontare quello che mi è successo all'Ironman 70.3 di Esolo. Oggi vi voglio raccontare proprio tutto, quindi rimanete fino in fondo al video. Piccola premessa, che cosa mi è successo un mese fa? Ho avuto un attacco di gotto, ho saltato la Roma-Ostia, per chi non ha visto il video ve lo metto qua in descrizione, e quindi ho saltato anche un mese di allenamento per l'Ironman 70.3. Di base sono ripartito e ho fatto 4 settimane abbondanti di allenamento e un paio di settimane di scarica. Saranno state sufficienti per riuscire a portare a termine l'Ironman 70.3? Scopriamolo! Buongiorno ragazzi, oggi è un grande giorno, sono le 5:15, io mi appresto a fare colazione. Come al solito, diciamo, il giorno della gara non bisogna sperimentare niente di nuovo. Fette biscottate e marmellata, una bananina e un po' d'acqua. Quindi semplicemente dalla mia colazione tipica ho tolto la mela, ho tolto qualcosa. Sono in ritardissimo, mancano 20 minuti alla partenza, sono ancora qua che mi sto mettendo la muta. Speriamo bene, dai. Quindi sto giro è andato tutto quello che poteva andare storto, è andato storto, quindi stampante rotta alla fila, batterie scariche di tutti i device, orologio scarico, problemi con la cuffia, problemi con le sacche. Vabbè, transition zero fatta nell'area transition, quindi ero preoccupatissimo anche per questa cosa qua, però dai, abbiamo superato tutti i problemi che si sono presentati finora, speriamo che non ce ne siano più. Questo saluto dopo Alessandro. Come on, everybody. Allora, iniziamo con la frazione di nuoto. Un unico giro da 1900 metri, ho visto della competitività, ho preso anche un calcio in faccia, uno addirittura si è praticamente mi si è aggrappato agli occhialini, per dire c'era grossa competitività anche in acqua. Ho visto gente che veramente tirava calci e pugni pur di avanzare rapidamente al loro ritmo, cosa che era un po' che non avvertivo, che è successo in qualche sprint dove si partiva in gruppo, eravamo magari 20-30 persone che ci si prendeva un po' a schiaffoni, invece qua c'era la partenza rolling, 6 atleti ogni 10 secondi e questo non mi aspettavo, ecco, tutta questa ressa, tutta questa voglia di prevalere sugli altri. Quindi calcio in faccia, mano in faccia, gomitate e qualche altro schiaffone ce li siamo dati. Come è andata? È andata abbastanza bene come a Cervia, quindi nonostante io non abbia investito del tempo per migliorare il nuoto, sono rimasto costante come l'anno scorso, quindi 37 minuti e qualcosa. Usciti dall'acqua, ecco, T1 è andata abbastanza bene, c'era un lungo corridoio da fare, con una salita finale. Nonostante tutto ci ho messo un po' meno rispetto all'anno scorso, perché mi sono organizzato meglio. Quindi prendo la bici e adesso vi parlo della frazione di bici. 90 km, giro unico, un super piattone con circa 200 metri di dislivelli, di piccoli dislivelli in realtà qua e là. Ho trovato il percorso abbastanza interessante, vario, c'erano però tante persone che tiravano veramente tanto forte, quindi rispetto a Cervia, se posso dire, Jesolo mi è sembrata molto più competitiva, persone con bici importanti, con ritmi importanti. La mia frazione di bici è andata molto bene, nel senso che ho provato a tirare un pelino in più, sono riuscito a fare il mio personal best sui 50 miglia, quindi 80 km, 32,5 km all'ora. Gli ultimi 10 km ho un po' rallentato perché
volevo tenermi un minimo di energia per la frazione di corsa. T2, Transition 2. Come è andata la Transition 2? Devo dire sono stato un fulmine perché ero organizzatissimo questa volta, quindi l'esperienza mi ha aiutato moltissimo. Ci ho messo soltanto 4 minuti e qualcosa, contro l'anno scorso erano quasi 7 minuti, per cui ho recuperato un bel po' in questa transizione. Quindi siamo arrivati all'ultima frazione, la frazione di corsa. 3 giri da 7 km, il tratto più duro era quello ovviamente lungo la spiaggia, quindi piena esposizione del sole. Ho impostato subito un buon ritmo di corsa, quindi mi sentivo in forma, stava andando tutto bene, ma già dal secondo chilometro ho accusato un grossissimo problema al piede. Il piede sinistro, come al solito, quello su cui ho avuto la gotta, quello su cui ho avuto problemi al metatarso in passato, e quindi purtroppo questo dolore ha iniziato a picchiare molto forte. Anche non volendo, in quelle situazioni il nostro corpo cerca di adattarsi e di cercare qualche scorciatoio, quindi ho iniziato leggermente a tallonare, ho iniziato a picchiare molto più forte sulla muscolatura e questo mi ha fatto stancare moltissimo. Quindi un atleta di quelli seri, non io, le persone diciamo che fanno di mestiere gli sportivi, con un dolore del genere avrebbero sicuramente abbandonato la gara, perché non conviene andare avanti e tenere botta per fare un tempo che non è quello che ti eri prefissato di fare. Vai Marco! Nel mio caso invece io ci tenevo a chiudere la gara, anche perché sono un po' testardo su queste cose, quindi ci tenevo tantissimo ad avere la medaglia da finisher, quindi ho usato la testa. Infatti molti dicono che dal quinto chilometro in poi, dalla seconda metà in poi della gara di corso dell'Ironman 70.3 è tutto testa. È vero. Come ho fatto per riuscire a finire questa gara? Mi sono detto: Marco, ok, fino al prossimo ristoro. Quindi sono andato avanti ristoro per ristoro, quindi il mio obiettivo era arrivare al ristoro, bere qualcosa, camminare, fare in modo che mi passasse un po' questo dolore al piede. Infatti si affieoliva parecchio e poi ripartivo fino al ristoro successivo. Quindi stringevo i denti per un tempo limitato, quindi ho segmentato la gara in ristoro to ristoro e fino alla fine ho fatto così. Quindi sono arrivato stanchissimo, sono arrivato veramente stanco, morto, distrutto dalla frazione di corsa. Dai Marco! Però nonostante tutto ho il mio personal best sull'Ironman 70.3, quindi ho migliorato di 4 minuti le mie performance sull'Ironman 70.3. Jesolo è leggermente più veloce come percorso, a Cervia c'è la salita di Bertinoro, ma quella salita lì a me giovava, nel senso che io in salita ho superato un sacco di persone, in discesa ho superato un sacco di persone, sono abituato a fare salite e discese, per cui a me non causava alcun problema, anzi quasi forse è stata una mano, perché in tanti si sono piantati su quelle salite. E quindi che cosa vi posso dire? È possibile fare un Ironman 70.3 con un mese solo di allenamento dopo aver avuto la gotta e dopo che i medici hanno detto di metterti una protesi al ginocchio? Sì, io ci sono riuscito, ma non ve lo consiglio perché è stata veramente durissima, ragazzi, è stata durissima. Allenatevi di più, ascoltate me. Sensazioni a caldo, il mese di allenamento mancato l'ho sentito tutto sulle gambe. Sì, io sono distrutto, vado a mangiare qualcosa e poi probabilmente me ne vado direttamente in branda. Ciao!